Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui nel PoliDLab, il nostro laboratorio tecnico di stampa 3D MJF dedicato ai progetti che ci inviate proprio voi, i nostri follower. Ricordiamoci brevemente come funziona il PoliDLab. Allora, i progetti, come abbiamo detto, li inviate voi, i nostri follower, e noi ne scegliamo uno al mese e lo andiamo ad analizzare, oltre che a stampare e poi ad inviarvelo gratuitamente. Come sempre vi ricordo di rimanere fino alla fine del video perché daremo un voto complessivo al progetto e vedrete poi la classifica aggiornata. Inoltre sveleremo anche qual è l'oggetto misterioso stampato in 3D che è presente all'interno di questo video, ovviamente sempre ad eccezione di quelli che vedete alle mie spalle. Aguzzate la vista! Quindi, bando alle ciance, anche se ciance non sono, siete curiosi di vedere che pezzo abbiamo selezionato per oggi? Allora allacciatevi bene il casco, occhiali, luci accese, sempre anche di giorno e si parte! Il pezzo selezionato dai nostri esperti per il video di oggi è quello di Antonio Pacelli. Antonio è un nostro follower e ha la passione per le moto e ha appunto avuto un'esigenza ben specifica. Sapete che a noi ci piace quando si va proprio nel concreto, nelle cose che si possono usare proprio nella vita reale. La sua esigenza era proprio quella di trasformare il suo portanavigatore da moto in un portacellulare. Ma per farlo gli serviva un pezzo che facesse da tramite fra due accessori di marchi differenti, ovvero il supporto del navigatore e la cover del cellulare. Ma passiamo al video di Antonio che vi spiega nel dettaglio il suo progetto. Vai Antonio! Ciao ragazzi, adesso vi spiego qual era la mia esigenza di trasformare questo portanavigatore da moto che va sul cupolino a portacellulare. Il mio problema principale è stato quello di creare una piastra che si adattasse a entrambi i pezzi di marche diverse. Quindi grazie all'aiuto di un collega abbiamo creato il file in 3D, dopodiché ho contattato PoliDLab per la creazione di questo pezzo. La mia esigenza nasce perché c'è il trattamento UV e quindi non si deforma col calore del sole tra il plexiglass e il pezzo stesso. Adesso andiamo a vedere come è montato sulla moto stessa. Ed ecco a voi il risultato del lavoro finito. Ed ecco qua il pezzo, stampato in nylon PA12 e colorato in nero UV resistente. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad analizzare i criteri. Il primo punto, come sempre, è la qualità del file STL. In questo caso il file STL ricevuto risulta ben progettato, esportato correttamente e lo possiamo notare anche dalle parti curvilinee del pezzo che sono lisce e senza segmentazioni. Quindi, alla fine di tutto, voto 4 su 5. Secondo punto da valutare è la ottimizzazione per la stampa 3D. Antonio aveva la necessità di fare una produzione di un solo pezzo che gli garantisse comunque sia una buona resistenza meccanica che una buona performance nel tempo. Quindi, in questo caso, quale miglior tecnologia della stampa 3D MJF? Perché, diciamocelo, lo stesso pezzo sarebbe potuto essere stampato in CNC, ma sarebbe costato molto di più in quanto sono presenti degli elevati costi di setup. E vi dirò di più, il pezzo non è stato progettato al 100% per ottenere il miglior saving, parliamo di costi, in quanto alcune parti interne al pezzo stesso sarebbero potute essere state svuotate per risparmiare sul materiale, alleggerire il pezzo e magari recuperare anche qualche decimo di secondo sul giro di pista. Quindi alla fine di tutta questa valutazione diamo un voto di 2 su 5. E andiamo quindi spediti al terzo criterio da valutare, cioè l'estetica e i dettagli. Qui sarò molto rapido, come potete vedere il pezzo punta più al concreto che all'estetica, quindi voto 2 su 5. E passiamo al prossimo criterio, la stampabilità. Il pezzo, pur essendo massivo, non presenta problematiche di stampa in quanto è un pezzo di piccole dimensioni. Se invece fosse stato più grande ci sarebbero potuti essere problemi di avvallamenti, di cui abbiamo già parlato in un precedente video che vi lascio poi qui sopra. Alla fine di questa valutazione abbiamo deciso comunque di dare un voto di 4 su 5. Ultimo criterio da valutare è l'utilità del pezzo.
Come abbiamo potuto vedere nel video del nostro follower, questo pezzo è senza dubbio utile e funzionale, quindi nient'altro da dire, voto 5 su 5. Quindi, valutati tutti i criteri in questione, facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Qualità del file STL 4 su 5, ottimizzazione per la stampa 3D 2 su 5, estetica e dettagli 2 su 5, stampabilità 4 su 5 ed infine utilità 5 su 5. Di conseguenza il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi divisi per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 3,4, il che fa posizionare il nostro adattatore momentaneamente all'ultimo posto in classifica. Quindi ancora nessuno è riuscito a scalzare dal primo posto il ventilatore bladeless di Valerio, ma nulla è ancora deciso, quindi mandateci i vostri progetti e vediamo chi riuscirà a prendersi il primo posto in classifica. E anche per oggi è tutto, ma prima di salutarci, come sempre, è arrivato il momento di svelare qual è l'oggetto misterioso stampato in 3D che era presente in questo video. Lo avete indovinato? Ed eccolo qua, l'oggetto misterioso non è il computer, che chiudiamo e spero anche di aver salvato tutto, è questo perfetto e meraviglioso portapenne utilissimo. Se l'avete indovinato, bene, e se non l'avete indovinato, mi dispiace per voi, ma patirete le penne dell'inferno. Scusa il cellulare, però, no? Sì? Sì. Ah, la polizia delle battute. Ah, no, sì, non era, lo so, non era il massimo, però questo mi è venuto, mi dispiace. Va bene, starò più attento, d'accordo, salve. Bene, anche per oggi dal PoliDLab è davvero tutto. Ancora non sono stato arrestato, quindi probabilmente ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti e buona stampa 3D! Di marchi differenti, ovvero il supporto del navigatore e la cover del cellulare. Ma per spiegarlo più nel dettaglio vi lascio al video di Massimo. Massimo, che è Massimo? Infatti, perché ho avuto Massimo? No, Antonio, mi è venuto Massimo. Gli serviva un pezzo che facesse da tramite fra due accessori di marchi differenti, ovvero il supporto del navigatore e la cover del cellulare. Ma ve lo spiega meglio il nostro follower. Ma per farlo gli serviva un pezzo che facesse da tramite tra due accessori di marchi differenti, ovvero il supporto del navigatore e la cover. Sì, infatti non capivo perché muovevi il foglio. Ho detto, per farlo gli serviva un pezzo che facesse da tramite fra due accessori di marchi differenti, ovvero il supporto del navigatore e la cover del cellulare. Ma ve lo spiega meglio, stavolta ce l'avevo quasi fatta.